In questo video vorrei parlarti dei rischi legati alle valutazioni immobiliari, non soltanto quelle fatte di persona, ma anche e soprattutto aggiungerei quelle online. Partiamo subito dal punto numero uno fondamentale che voglio comunicarti, ovvero sia che fare valutazioni immobiliari è complicato. Entriamo subito nel vivo con un esempio. Supponiamo che tu voglia vendere un immobile e chiami un agente immobiliare a fare un sopralluogo. Dopo il sopralluogo, che avrà richiesto comunque il suo tempo, l'agente immobiliare ti comunica la sua stima e tu magari sei anche colpito dalla velocità di questa stima che magari eccede addirittura le tue aspettative. Pensi che questo sia un buon segnale? Ti assicuro che non è assolutamente un buon segnale. Da una parte perché l'agente immobiliare, quantomeno gli agenti immobiliari che lavorano in maniera professionale, si prendono del tempo per fare le proprie valutazioni. L'altra cosa su cui voglio farti riflettere è soprattutto quando la stima eccede le tue valutazioni, perché questo è un qualcosa che spesso semplicemente non dovrebbe succedere, perché è molto più probabile che le tue valutazioni sovrastimino il valore dell'immobile piuttosto che il contrario. Chiaramente si basa sulla mia esperienza personale, ma ti posso dire che molto spesso in questi casi è l'agente immobiliare che vuole fare semplicemente un'acquisizione. Quindi mi raccomando, attenzione a tutte queste cose, ma anche nell'altro caso in cui l'agente immobiliare comunque si prenda del tempo per farti la sua valutazione, questo è un ottimo segnale che devi prendere in considerazione, in quanto probabilmente, ribadisco, probabilmente la stima sarà più accurata, ma comunque in entrambi i casi, sia che l'agente immobiliare si sia preso il suo tempo oppure che ti abbia dato una stima su due piedi, la domanda principe da fare è: su quali dati si basa questa stima? Sì, perché quello che conta alla fine sono i comparabili reali, che sono dei dati purtroppo non facilmente accessibili ai privati o anche agli investitori che vogliono farsi un'opinione indipendente. È fondamentale fare questa domanda in modo tale che poi il professionista, l'agente immobiliare, ti dica su quali basi reali, su quali dati reali è stata fatta questa valutazione. Alcune agenzie si prendono la leggerezza di dire c'è un immobile simile in vendita proprio a due passi da qui, ma ribadisco, questa è una leggerezza, perché il fatto che ci sia un immobile in vendita proprio a due passi da dove è stato fatto il sopralluogo non garantisce che quell'immobile sarà venduto al prezzo a cui è messo in pubblicità. Quindi fare molta attenzione a tutte queste cose. Se l'analisi infatti non si basa su dati reali, si rischia di cadere nel reame dell'opinione, e un'opinione o anche più opinioni non sono una base sufficiente per decidere a chi affidare il proprio immobile da vendere e soprattutto dove investire i propri soldi se si tratta di un'operazione di investimento. Tutta questa necessaria premessa riguarda le valutazioni fatte fisicamente da un agente immobiliare. Adesso vorrei spendere due parole invece sulle valutazioni online e ti assicuro che qui la situazione, a mio avviso, è ancora molto più pericolosa. Questo per quale motivo? Semplicemente perché lo scopo delle valutazioni online potresti pensare che magari quello di permetterti di formarti un'opinione indipendente. Un sacco di potenziali venditori si affidano all'online per cercare di capirne un po' di più del prezzo, del valore di mercato della propria casa, ma ti assicuro che è un qualcosa che non va a soddisfare assolutamente questa esigenza, cioè le valutazioni online non servono a darti un'idea del prezzo di mercato, e questo per due motivazioni principalmente. La prima motivazione è che lo scopo della valutazione online è quella semplicemente di far acquisire un cliente all'agenzia immobiliare di zona convenzionata con il portale. Quindi in realtà le valutazioni molto spesso sono delle valutazioni fatte alla buona, che lasciano un po' il tempo che trovano, che non ti permettono neanche di inserire troppi dettagli, ma che ti fanno una valutazione di massima. L'altra motivazione è che molto spesso questi portali si basano su dei dati OMI, che sono i dati dell'Osservatorio Immobiliare Italiano, che sono semplicemente dei dati che prendono la città, la dividono in zone
e ognuna di queste macro zone ha un prezzo medio di riferimento, quindi sono delle stime di massima dei valori di mercato che hanno un'importante valenza statistica. Per esempio servono a identificare se i prezzi stanno salendo, stanno scendendo in una particolare città, ma da un punto di vista operativo, da un punto di vista pratico del privato che vuole vendere case e vuole farsi un'idea indipendente, o anche dell'investitore immobiliare, in questo caso non hanno molto valore. Ho provato a fare alcune valutazioni di immobili sia da ristrutturare che ristrutturati, che sto proponendo in vendita, e anche di immobili che avevo venduto in passato. Ti assicuro che esistono delle differenze molto significative tra questi valori. Quindi qual è il mio messaggio qui? Quello che ti invito a fare è sempre richiedere il parere degli agenti immobiliari. Fai attenzione al modo con cui si relazionano alle valutazioni, fai attenzione su che cosa si basano per fare le loro valutazioni, cerca di evitare assolutamente le stime online, possono darti una mano per avere un'idea di massima, ma non considerarle assolutamente come metro di paragone per fare delle scelte. Basa sempre le tue analisi sui comparabili reali, e se ti interessa quello che ritengo un metodo empirico ma assolutamente efficace per raccogliere dati di mercato e fare valutazioni indipendenti, ti invito a guardare il video che trovi sopra in descrizione. Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Io come sempre ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.